tutti, sono entusiasta di condividere oggi con voi un'esperienza che risale a qualche tempo fa, ma che rappresenta l'inizio di una serie di avventure straordinarie che ho avuto il privilegio di vivere. E il motivo per cui sto iniziando a documentare queste esperienze in video è perché voglio creare una sorta di diario digitale per i miei nipoti, anche se al momento ho solo 21 anni. So che potrebbe sembrare un po' avanti rispetto al mio tempo, ma penso che quello che viviamo oggi possa ispirare le generazioni future. E perché ho scelto di iniziare con questa avventura? Tutto è iniziato all'inizio del 2022. Dopo aver trascorso 2 settimane in quarantena, avevo bisogno di un'esperienza straordinaria per dare la scossa alla mia vita. È stato allora che, quasi all'ultimo momento, ho avuto una chat con la mia amica Fiammetta, la quale mi ha raccontato la possibilità di fare paracadutismo vicino a Torino, a Casale Monferrato. Senza pensarci troppo, ho firmato i documenti e sono partito per questo viaggio. L'attesa prima del salto è stata carica di adrenalina. Ero lì, guardando altre persone buttarsi nell'azzurro cielo di gennaio, senza una nuvola. Per tranquillizzarmi ho fatto una storia, per distrarmi da quello che sarebbe successo poco dopo. Una volta a bordo dell'aereo, ho capito che non c'era più ritorno. Indossavo una giacca tutta gialla, per potermi distinguere all'aria, e mi hanno spiegato ogni dettaglio di ciò che dovevo fare, prima e durante il lancio. L'aereo era piccolo e siamo saliti in base al peso, il che ha reso il mio lancio il primo della lista. Ho dovuto attaccarmi all'istruttore a causa delle turbolenze. Se guardate il video vedete chiaramente le mie espressioni spaventate. La parte più spaventosa è stata quando la mia testa è spuntata dall'aereo. Però l'atterraggio è stato indimenticabile. Non c'è stato tempo per pensare, poiché il cameraman era uscito prima di me per registrare tutto e ho cercato di sorridere e godermi il momento, come mi avevano detto di fare. Mentre ero lassù ho giocato un po' col cameraman, ma la mia mente era anche preoccupata per le mie orecchie e per le scarpe che non volassero via. Poi il paracadute principale si è aperto e tutto è diventato silenzioso. E il panorama che si è aperto di fronte a me era spettacolare. Una volta atterrato ho condiviso le mie emozioni con Fiammetta e l'istruttore e abbiamo festeggiato un pasto al McDonald's, dato che i ristoranti erano tutti chiusi. Il viaggio in macchina è stato un mix di canti, chiacchiere, lamentele sugli autovelox, che in quella zona sono pieni. Alla fine abbiamo fatto una sosta a Superga, prima di tornare a casa con il cuore pieno di emozioni. Questa è stata la mia prima vera avventura documentata, ma nel frattempo ne ho vissute molte altre. Questo video è solo l'inizio di una serie di racconti che vi ispirino a cercare nuove sfide, superare le paure e vivere in ogni momento al massimo. Il mio salto dell'aereo rappresenta come una metafora perfetta di come ho vissuto quell'anno. Ho imparato che la vita è un continuo salto dell'ignoto, un'emozionante avventura in cui non sappiamo mai cosa ci aspetta. Ecco perché ho deciso di non restare nella mia zona di comfort, ma di buttarmi in nuove sfide e avventure, proprio come ho fatto in quell'aereo. Ho imparato che la paura iniziale può essere superata e che la vista dalla cima è sempre un mozzafiato. Quell'anno è stato un viaggio straordinario, pieno di avventure e momenti indimenticabili, e ho cercato di applicare lo stesso coraggio nel mio salto in ogni sfida che ho affrontato. E ho imparato che, proprio in quel momento in cui mi sono lanciato dall'aereo, la vita ci offre costantemente opportunità di crescita e di scoperta. Quindi vi invito a guardare il futuro con entusiasmo e a lanciarvi nelle nuove sfide che la vita vi proporrà. Non lasciate mai che la paura vi trattenga, perché solo quando ci lanciamo nell'ignoto possiamo scoprire quanto sia bello il mondo là fuori. Grazie per aver condiviso con me questa avventura. A presto.